La società oggigiorno non è più abituata a capire il vero valore delle cose. Cioè siamo la società del compra e butta, compra poco, e quindi io desidero essere parte di quel cambiamento positivo, creativo che il pianeta Terra penso abbia bisogno. Nel 2020 Max decide di cambiare completamente vita e di comprare questo terreno. Lui vuole vivere in maniera autentica e riesce tutt'oggi a vivere in maniera 100% ecologica ed ecosostenibile. Tutto nasce da una scelta d'amore per la terra, per le persone e per uno stile di vita che fa bene a tutti. Ma cosa significa amare per Max e com'è vivere secondo le sue regole? Quando sono arrivato qua sicuramente un importante aiuto è derivato da un po' di risparmi che avevo derivati dai miei precedenti lavori, ma un grande importante aiuto è arrivato dalla mia famiglia, che ha creduto in questo progetto, ma ha creduto su una dimostrazione, su un progetto scritto nero su bianco che gli ho proposto. E poi ecco, con il tempo, iniziando a produrre e a vendere, sono riuscito e mi riesco a coprire ecco, i costi basilari, quindi del vivere. Con quanto riesci a sostentarti in un mese? Per coprirmi le spese di base, diciamo tra i benzina, alcuni prodotti che devo acquistare comunque, piantine e quant'altro, potrei dire diciamo tra i 400 e i 500 euro al mese all'incirca, quello che mi è indispensabile per poter vivere. Ecco. Non senti il bisogno di avere chissà cosa? Cioè ti parlo di accessori, lusso che vada oltre quello che te fai per vivere? Assolutamente no, non ho bisogno, non sento il bisogno di avere oltre quello che ho. La mia necessità maggiore è quella di poter vivere in un contesto come questo. Quindi se ascoltiamo, sentiamo solo pace, tranquillità. Questo per me è la cosa che non gli si può dare un valore. Altre spese importanti non ne ho, perché comunque la mia vita è qui, la dedico completamente qua. Quindi sono molto legato a questo posto e investo quasi praticamente tutto l'anno di tempo ed energie a creare, a sviluppare, a gestire, a strutturare, a pensare come ottimizzare, come far sviluppare al meglio questo luogo, questo progetto, che possa diventare di beneficio, chiaramente in primis per me, sebbene ambisco che questo luogo possa diventare di beneficio per più e più persone. Ed eccoci qua. Questa è la cucina, ci sono già un po' di prodottini delle coltivazioni, poi da questa parte c'è un'altra stanza che poi verrà utilizzata per corsi, presentazioni, laboratori. E prima qui che c'era rispetto a quello che vediamo ora? Allora, qua prima c'era una casa abbandonata da tanti anni. In realtà quello che ho trovato è un cumulo di sassi per questa parte. L'altra sezione invece era in piedi, però comunque con tanto lavoro ancora da fare. Pavimenti, pareti e tetto, mattoni in calcecanapa e per il tetto pannelli di fibra di canapa. Tutti questi materiali sono naturali, ecocompatibili, sono traspiranti, non sono rifiuti speciali, quindi sono completamente biodegradabili. Di qua salendo le scale, andando al piano primo, ci troviamo da questa parte della casa la sezione dedicata poi al futuro bed and breakfast. Qua appunto c'è una tripla, mi sono diciamo un po' inventato questa soluzione perché è comoda, ecco, quindi ci possono stare sia coppie ma anche famiglie con dei bambini, con un bambino, una bambina, ecco. E poi invece dall'altra parte abbiamo uno spazioso bagno. Bello però.
con piuma integrata che non so da dove arrivi, ma è che d'inverno l'acqua calda viene creata da una stufa a legna e con i fumi di scarico della stufa a legna scalda l'acqua e per pressione naturale l'acqua calda raggiunge lavandini, docce, piccola parentesi, anche tutti i cosmetici, i saponi che vengono usati sono tutti biodegradabili, quindi dalla lavatrice al bagno, lavastoviglie, sono tutti rigorosamente biodegradabili e chiedo a chiunque viene qui di portare i propri saponi biodegradabili. La corrente elettrica che viene usata in questo progetto è derivata solo da pannelli fotovoltaici e da una pala eolica, quindi l'energia è completamente rinnovabile. Viene prodotta in loco, quindi possiamo vedere qua dalla finestra tutto l'impianto. Poter abitare o comunque vivere in maniera ecosostenibile a volte si pensa sia un traguardo lontano. Invece pensare che te da solo hai elaborato, pensato e realizzato tutto questo, wow, c'è tanta roba. C'è tanto lavoro dietro per realizzare una situazione di questo genere, però ecco, nel complesso io credo che abbiamo quasi il dovere di cercare delle soluzioni e di applicarle. Max scopre il mondo degli ecovillaggi e della permacultura navigando online. Girando l'Italia alla ricerca del suo posto, Max prova, esplora, incontra persone diverse e alla fine sceglie la Lunigiana per ricominciare da capo. Ma che cosa lo ha davvero spinto a lasciare tutto e a cambiare vita? Cosa c'è dietro a una scelta così radicale? Adocentin era una città mitologica che conteneva tutta la conoscenza utile all'essere umano per il suo benessere psicofisico sul pianeta Terra. Ecco, una parte importante del mio percorso è derivata da quel periodo della mia vita in cui ho iniziato a pormi tante domande su perché ci siano così tante diseguaglianze sociali, perché ci siano così tante problematiche in questo mondo e perché noi esseri umani, sebbene abbiamo delle soluzioni, non le applichiamo. E conseguentemente ho cercato delle risposte a queste domande e queste risposte per me sono state decisive per far capire a me stesso questo. Io non posso andare da qualcuno a dirgli di cambiare se prima non cambio io. Quindi il cambiamento deve partire da me stesso. E quindi ho intrapreso questo percorso di consapevolezza rispetto a me stesso, rispetto ad altri esseri umani, rispetto alla tutela del pianeta Terra che ci sta ospitando. Noi siamo ospiti di questo luogo meraviglioso. Non è giusto, secondo me, comportarci come ci stiamo comportando verso il pianeta, devastandolo. E quindi io desidero essere parte di quel cambiamento positivo, creativo che il pianeta Terra penso abbia bisogno. Se ti dovessi chiedere qual è la tua missione oggi? Diventare un esempio e far conoscere questo esempio a più esseri umani possibili. Dimostrare che è possibile farlo se c'è la volontà di farlo. La società oggigiorno non è più abituata a capire il vero valore delle cose, che possa essere un prodotto agricolo, che possa essere un qualsiasi altro strumento. Cioè siamo la società del compra e butta, compra poco, perché per loro è metti il seme, ci dai un po' di acqua, dopo un po' raccogli, finito. Non c'è fatica, non c'è... è tutto facile. Io vorrei avere qua proprio a far vedere e a farmi aiutare da alcune persone che acquistano da me e fargli capire cosa vuol dire a livello di tempo, di energie, di fatica, di sopportazione degli insetti. Cosa vuol dire produrre un prodotto sano, di qualità. E siamo convinti che se la frutta e la verdura è perfetta, è immacolata, allora è la più buona. Cioè la mela con il bruco può essere molto più buona di quella perfetta lucidata con chissà quale sostanza che possiamo trovare nel supermercato. La mia voce, la vedi?
No, però la senti. Stessa cosa secondo me è per la qualità di un prodotto agricolo, di un prodotto alimentare. Il nostro corpo non vede la differenza tra un pomodoro, per esempio, che coltivo io, di alta qualità, e un pomodoro spagnolo coltivato in maniera convenzionale. Quindi l'occhio non vede la differenza di qualità, ma il corpo può sentire la differenza di qualità. Ok? Stessa cosa. Max ha fatto una scelta che ti cambia completamente la vita, ha deciso da solo, ed è questa la cosa che forse mi intriga di più, no? Ha preso da solo, ha deciso di cambiare completamente modo di vivere, venendo qui, cominciando da zero, completamente da solo e cercando di mettere in piedi un qualcosa a cui crede e credeva quando lo ha messo in piedi, e ha scelto quindi di ribaltare totalmente il suo stile di vita. E quando lo ascolto parlare a volte mi chiedo anch'io se riuscirei a fare una cosa del genere, no? Mi chiedo, ma ce la farei a ribaltare tutta la mia vita per seguire un mio ideale? Quello che però mi colpisce maggiormente è che Max da solo abbia fatto un qualcosa non solo per sé, ma per gli altri, pensando al benessere comune, a una comunità. Ma come succede spesso, quando si pensa al bene altrui, ci sono dei momenti di sole, ma ci sono anche dei momenti di ombra. Hai avuto qualcuno che ti ha sbarrato la strada o magari qualche amico che ti ha detto ma che stai facendo? E all'inizio miei coetanei o amici, tanti mi hanno detto ma cosa vai a fare? E chi te lo fa fare specialmente? Chi ti fa fare di iniziare un percorso di questo tipo da solo, immerso nella natura, senza nessun appoggio pratico, emotivo? Quindi ci sta. Io credo questo, che l'essere umano, per come è strutturato da un punto di vista di sopravvivenza, tende ad andare laddove ha più o meno una garanzia di sopravvivenza. Buttarsi, lanciarsi in un progetto così da zero, agli occhi di altri può essere un tuffo nel vuoto, senza nessuna garanzia, senza nessuna certezza. Qual è stata la difficoltà più grande che hai affrontato in questi anni? La difficoltà più grande non è stata a livello pratico, ma bensì a livello mentale. Quindi sono arrivato a un punto in cui mi sono posto la domanda: ma sono sulla strada giusta? Cosa sto facendo? Perché non vedo altri esseri umani che si uniscono al progetto e che condividono e che capiscono quello che sto facendo? Quello che devo imparare, che penso di aver capito che devo imparare, è accettare la gradualità, accettare i passaggi che avvengono prima del conseguimento di determinati obiettivi e di avere sempre di più determinazione, ma anche fiducia nella vita. E ti piacerebbe avere una famiglia tua un giorno? Assolutamente sì, ambisco ad avere una famiglia mia e poter vivere e far crescere i miei figli in questo contesto e poter far vivere in questo contesto anche altre famiglie. Quindi dare un'istruzione e degli insegnamenti più a contatto con la natura, più a contatto con se stessi, le proprie emozioni, e più a contatto con le dinamiche di gruppo. Quello che Max ci ha mostrato oggi, entrare un po' dentro la sua vita, dentro la sua giornata tipo, è stato qualcosa di bello quanto folle, perché è una scelta come ha deciso di prenderla lui, di realizzare questa sua idea, non è usuale, non si vede tutti i giorni. Io condivido totalmente quello che Max pensa riguardo all'ambiente, alla natura, agli animali. Ma non è così facile passare dalla teoria alla pratica come ha fatto lui, perché non ci vuole solo tanta fede e tanta passione, ma quello che abbiamo capito oggi è che ci vuole tanta conoscenza. Noi di Love Project crediamo che raccontare storie come quella di Max possa far capire quanto sia importante dedicarsi a ciò che amiamo, trasformandolo in una vera e propria missione per migliorare il mondo.
La nostra è proprio quella di guidarvi in queste incredibili avventure, lasciandovi un messaggio che possa davvero migliorare la vostra vita ogni volta. Se anche tu pensi che storie come queste debbano essere raccontate, puoi fare la differenza. Love Project è completamente autofinanziato e anche una piccola donazione ci aiuta tantissimo. Vi lasciamo il link per supportarci nella descrizione qui sotto. Adocentin è una vera sfida al modo in cui viviamo e a come intendiamo la modernità. Per Max però è molto di più di un progetto, è un sogno che sta costruendo con fede e soprattutto con qualcosa che rende tutto davvero speciale. Un amore immenso per la natura, la terra e ogni essere vivente. Cosa significa amare secondo te? Amare, secondo me, è il rispetto e la valorizzazione di quello che abbiamo attorno a noi. Diffondere un messaggio di speranza in questo mondo che è sempre di più scombussolato e in sostanza, cioè, il vero problema dell'essere umano è qua dentro, non è fuori. E quindi per me amare è quello, cercare di rendere questo pianeta con piccoli gesti che posso compiere un luogo migliore rispetto a quello che ho potuto trovare oggi.